I vigneti, noi abbiamo 3 ettari e 6 di vigneto. Siamo un'azienda a conduzione familiare, sono 3 le tipologie di vigneto, c'è il dolcetto, la barbera e il nebbiolo. Nella parte alta, diciamo, vicino alla casa abbiamo i nebbioli Rio Sordo che sono disposti, sì, c'è una vigna piccolina e l'altra vigna sotto casa, sotto la cantina praticamente, che sarebbe questa qua. È una vigna degli anni 60 circa. La coltivazione è a metodo Guyot. Prima del 2006 tutta questa vallata era Rio Sordo. Dopo l'annata 2006 si è divisa. Hanno aggiunto una menzione geografica che sarebbe quella del 3 Stelle. I nostri terreni sono stati divisi all'incirca a metà, anche perché c'erano le differenze sia in vigneto che poi in vinificazione in bottiglia praticamente. Sì, il Rio Sordo praticamente va da dove c'è come si dice, da quel rio, praticamente dove ci sono quelle piante e scende giù, praticamente le piante, il bosco fa confine da questa parte. Dall'altra parte invece c'è la strada che scende giù verso fondovalle e la strada comunale che divide tra Tre Stelle e Rio Sordo. La cosiddetta terra bianca praticamente, perché ha un colore sul chiaro. Sovescio vuol dire seminare a filari alterni. Seminare semine, perdere logicamente, non per raccoglierle. Noi abbiamo messo orzo, avena e favino. Questo per ricreare, non usare concimi praticamente. Sia chimici che non abbiamo mai usato che anche quelli naturali. Quelli naturali si mettono ogni tot di anni e poi con questo sovescio si mantiene la parte come si chiama, dei microrganismi, a nutrire i microrganismi e allo stesso tempo le piante. Grazie alla fava, quindi le leguminose, si dà azoto. Invece per quanto riguarda le graminacee producono della fibra, anche lì mischiata poi al terreno per il compattamento del terreno e tutte quelle cose lì. Noi non usiamo nessun tipo di diserbante, innanzitutto, nessun tipo, ma proprio niente. Io sinceramente non l'ho mai usato e mai lo userò, anche perché ne vale della mia salute, prima di tutto. Ma neanche i miei genitori, mio nonno non l'ho mai usato. Infatti se notate c'è parecchia erba anche sotto la fila, però bisogna conviverci. Quindi, poi la natura non è perfetta, quindi l'erba non è un problema. Se una volta, ad esempio, quando come vediamo anche i dolcetti piantati magari nei suri, eh, non nel fondovalle oppure non nelle esposizioni non molto belle, perché sennò magari non riuscivano a maturare, anche perché una volta non si faceva molta qualità ma si puntava alla quantità e quindi dovevano mangiare praticamente. Vedete praticamente dove c'è il distacco tra una vigna e l'altra. Quella lì dove ho appena tagliato l'erba, tra l'altro, sotto la fila. E poi sì, è una mezzaluna, praticamente sulla cresta della collina e viene qua verso di noi, verso le case. Le barbere sono un po' più giù in fondovalle, non proprio in fondovalle. Allora, la cartina che vediamo adesso riguarda le menzioni geografiche della zona del Barbaresco, quindi dell'area del Barbaresco, ed è divisa in 3 zone principali, ossia quella di Neive, di Barbaresco, di Treviso e di San Rocco Sano del Biocana Piccola, parte di Alba. Noi eravamo prima nel Rio Sordo, avete visto con Davide la vigna del Rio Sordo che si affaccia quindi verso ovest-sud-ovest, abbiamo il Tanaro in questa parte qua, quindi abbiamo il Rio Sordo e il Tre Stelle immediatamente a fianco, quindi abbiamo visto prima la vigna del Dolcetto e le altre del Nebbiolo a fianco. Abbiamo poi a fianco c'è il Trefolera, Rabaià, Martinega, quindi sono cru molto, molto famosi anche a fianco e sono 2 cru piccolini, vediamo che anche in confronto ad altri sono molto molto piccoli, quindi anche le quantità non sono grandi. Il Rio Sordo specialmente è uno dei cru più storici della zona Barbaresco, che come dicevamo prima anche mette insieme una buona potenza e struttura ma anche una grande eleganza. A fianco il Tre Stelle che, come diceva mio fratello, invece è nato nel 2006 ufficialmente, quindi una piccola sottozona che è immediatamente a fianco. Sono 2 vallate, sono 2 anfiteatri praticamente,
Praticamente poi vediamo che prima, adesso in questo momento siamo qua nella cantina, siamo stati con Davide nella vigna del Rio Sordo, quella a fianco la cascina, poi abbiamo visto il dolcetto, le due vigne di Nebbiolo, quella nuova piantata nel 2012 di Nebbiolo, due boschi, un piccolo noccioletto, questa è una vigna di Barbera e un'altra di Nebbiolo. Quindi questa è la totale proprietà di Cascina delle Rose, una proprietà che sono 3 ettari e 6 all'incirca per una produzione di 18-20 mila bottiglie all'anno. Nessuna aggiunta di lieviti selezionati per la prima fermentazione, nessuna aggiunta di batteri per la seconda fermentazione, quindi entrambe non vengono controllate, quindi minimo intervento in cantina. I lavori più importanti sono effettuati all'esterno in vigna. Soltanto alcuni fanno affinamento, non tutti i nostri vini fanno affinamento in botte, abbiamo il dolcetto, il Langhe e Nebbiolo che fanno soltanto acciaio, quindi nessun tipo di affinamento, soltanto vinificazione e poi imbottigliamento. La Barbera superiore e 2 Barbaresco fanno anche affinamento in botte. Come vediamo utilizziamo soltanto da sempre botti grandi, rover di Slavonia, minima tossatura possibile all'interno, quindi non vogliamo andare a coprire quelli che sono i gusti, che sono già fantastici dei vini che abbiamo in questa zona, ma andare a evolvere quelle che sono le caratteristiche principali. Allora, qui invece possiamo vedere direttamente quello che è la composizione del terreno di Barbaresco, in particolare del Rio Sordo. Quindi questa è la conformazione classica del Rio Sordo, vediamo una parte più in superficie di terreno più organico, quindi più humus e più recente. Poi iniziamo con una stratificazione di marne grigi, di questi tufi grigi molto calcarei, e più in profondità riusciamo a vedere molto bene questi tufi blu, queste marne blu che sono le più calcaree ma anche le più complesse di componenti. Questa appunto è la stratificazione classica, poi abbiamo anche delle vene di sabbia, anche delle vene di argilla, ma limitate. Quindi questa complessità del terreno dona una particolare struttura al Rio Sordo, ma dando anche una buona eleganza e un'ottima eleganza con queste stratificazioni calcaree. Nel 3 Stelle invece, che è molto particolare perché nel 3 Stelle queste marne, specialmente quelle blu, risalgono in superficie, quindi la composizione cambia in modo sostanziale e anche poi il carattere del vino, che ha molta più finezza e molta più eleganza. Il 3 Stelle infatti è uno dei più eleganti come Barbaresco, uno dei più fini. Questa è una delle cose più interessanti della zona Barbaresco e questa è la cosa che dobbiamo preservare negli anni, quindi non andando a utilizzare schifezze come chimici sistemici, andare a utilizzare degli antimuffa, dei pesticidi, erbicidi che vadano a distruggere quello che è la vita del terreno, la vita microbiologica del terreno. È importante preservarlo perché questa è la nostra ricchezza ed è questo che ci permette di avere dei grandi vini in zona. Almeno possiamo trovare degli ottimi vini qua in zona, ma non soltanto perché i produttori sono migliori di altri, ma perché siamo molto fortunati di avere questo tipo di terreno che ci aiuta per la maggior parte del lavoro. Inizio del 48, nel momento in cui i miei nonni acquistano questa casa, ma ce n'era già un'altra precedentemente. Ai tempi non era soltanto vino, era un'azienda mista, perché comunque dava da mangiare e da bere tutto quanto. Passione di mio nonno in particolare sui vini, che aveva una cantina fantastica anche sotto il vecchio mulino. E poi pian pianino comunque cominciano a vinificare qua per la famiglia, quindi andiamo avanti per la famiglia, per i clienti, fino ad un certo punto, poi purtroppo manca il nonno, manca mio padre, eccetera, eccetera, la casa rimane un po' abbandonata, io la riprendo negli anni 80 e pian pianino mi rimetto di nuovo in sesto, comincio a lavorare in vigne insieme ai contadini e tutto, scopro questa mia passione che non sapevo assolutamente che esistesse. Esisteva quella di tanti ricordi in questa casa qua, ma non... E niente, quindi andiamo avanti pian pianino. Quindi la cosa è arrivata in maniera totalmente naturale, non c'è stato nulla né di studiato né di deciso. Pian piano siamo andati avanti, poi metà anni 90 compaiono loro, quindi il papà, i ragazzi, eccetera, eccetera, e di qui si comincia ad ampliare e a fare delle cose più importanti, più serie, diciamo. La cosa fondamentale del dolcetto è la pulizia, che deve essere dall'inizio alla fine. E poi la terra che dà determinati prodotti, noi non siamo dei maghi, non facciamo niente di particolare. Il lavoro grosso è fatto in vigna, questo indubbiamente, ed è quindi Davide. Dopodiché la linea è quella, mantenere e cercare di esaltare quelle che sono le caratteristiche dei vini che sono dati dalla terra. È interessante vedere quella che è normalmente la differenza delle nostre due Barbere. Abbiamo un'unica vigna di Barbera che è stata divisa come esperimento nel 2004 in fase di vinificazione e poi affinamento.
I lavori che vengono effettuati sono esattamente gli stessi, ma i risultati sono diversi, perché è differente il terreno da una parte e l'altra della vigna. Anche se l'esposizione è la stessa, anche se l'altitudine è la stessa, cioè può cambiare di 1,2 metri da una parte all'altra. Però le caratteristiche appunto del terreno cambiano in modo graduale da una parte all'altra. Questa parte qui, quella che viene tenuta alla Barbera Superiore, è quella che ha un terreno più complesso, più compatto, anche ha queste marne blu che poi nel trastella affiorano in superficie, ma che iniziano già ad affiorare in questa parte di Barbera. Si ha quindi un'eleganza molto particolare, anche perché pensiamo che questa annata qui, 2012, è abbastanza calda, a 15 gradi di alcol. Non si direbbe, perché comunque l'alcol non è la cosa che risalta, ma è l'eleganza e la complessità. Allora, la cosa è che loro negli anni 90 erano un po' piccini e Io quindi sono l'abbiamo nato- visto, sono sì, nato sì, infatti lui è nato nel 92, quindi, e quindi quegli anni lì li abbiamo vissuti noi soltanto, no? E loro sono arrivati dopo, ma sono arrivati e sono nati nel momento in cui noi comunque dicevamo no, no, no alla barrique. Perché no alla barrique? Perché la finezza e l'eleganza di questi vini qua era totalmente messa a repentaglio al pensiero di una barrique. Qui dovevi proprio passarli in legni che non fossero neanche tostati, in legni comunque neanche nuovi, e questo quindi non è mai stato messo in discussione, cioè non abbiamo neanche mai parlato della barrique, li usiamo come fioriere, come cuccia per il cane. Le scelte in cantina vengono fatte da tutti noi, quindi ogni 15-20 giorni si assaggiano le varie vasche, le varie botti, quando si facciamo magari degustazione non in cantina tra di noi qua, si sceglie se imbottigliare, quando imbottigliare, che cosa c'è da fare in cantina. Sempre di più sono loro, perché comunque io spingo, loro devono essere davanti, noi possiamo essere dietro ancora se loro hanno bisogno di qualche cosa, ma loro devono essere assolutamente davanti. Ormai hanno l'età, hanno tutto, è giusto che noi comunque ci togliamo, ma sono 4-5 anni che io cerco di defilarmi comunque. Mio marito ha avuto qualche problemino in più perché Italo era un po' più... perché lui piace proprio tanto ancora essere attivo fisicamente, anche me, però alla fine è giusto che siano loro, è giusto prepararli al futuro e lo fai solo così, solo togliendoti, perché